tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi come vedete siamo a casa mia, in cucina, e voglio mostrarvi la mia friggitrice d'aria che abbiamo appena preso. Non è la prima friggitrice, è già la terza friggitrice che prendiamo, ci siamo accorti che siamo in 4 in famiglia, a volte in 5, a volte in 6, dipende da chi arriva, e abbiamo bisogno di una friggitrice più grande. L'ho presa io direttamente, non mi è stata data diciamo direttamente da Cosori, ho fatto un po' un'indagine qual era il prodotto migliore eccetera, l'ho preso su Amazon con il servizio usato ma garantito, quindi ci sono delle belle offerte a volte, se non sbaglio questa veniva a 269, poi era in offerta a 209, io l'ho pagata quasi 60 euro in meno, quindi una super offerta. Ero curioso di provare questo servizio dell'usato e volevo vedere un attimo come è fatta e se ci sono dei problemi. È arrivata con questo imballo qua, che secondo me è perfetto, praticamente, tutto perfetto. E cosa voglio farvi vedere in questo video? Voglio darvi alcuni consigli che di solito nessuno dà e soprattutto far vedere le prime fasi dell'installazione. Altra cosa da sottolineare sono le misure di questa friggitrice, perché appena arrivata mia moglie mi ha detto è un po' grande, dove la mettiamo adesso? Quindi voglio farvi, adesso misuriamo proprio le misure perfette, giusto che se siete a casa potete vedere quanto grande è. Allora, lei è arrivata così, qui adesso io vi apro la scatola, mi sembra abbastanza perfetta, è arrivata con la sua pinza, che è questa qua, per non scottarsi con le punte in silicone, in modo da prendere, ecco qua, andiamo ad aprirle insieme, giusto anche per farvi vedere proprio come arriva. Questo qua, pinza, per me non è neanche mai stata usata, ok? Poi abbiamo questo cataloghino qua, che dentro ci sono le istruzioni, che quasi nessuno mai legge, ma adesso io voglio portarvele e farvi capire un attimino cosa fare prima di attivare la nostra friggitrice, eccolo qua. E poi qui ci sono, non sono delle ricette, ma sono dei consigli su come cucinare i vari prodotti, quindi dalla carne al pesce, eccetera, i tempi di cottura. Poi all'interno c'è ancora un po' di pubblicità Cosori, eccola qua, e poi qua c'è tutte le pubblicità di Facebook, eccetera. Quindi una marca secondo me molto valida. Poi abbiamo il divisorio, eccolo qua, è abbastanza pesantino e poi qua è tutto fatto in silicone, fatto apposta per andare ad alte temperature. Qui abbiamo i nostri cestelli, eccoci qua, con i gommini, in modo da non farli scivolare. Poi, l'apro insieme proprio per vedere com'è, anche se è usata. Questo è un altro prodotto, eccoci qua. Togliamo il nostro polistirolo ed ecco qua la nostra bella friggitrice. Io adesso la tolgo e la preparo. Allora, guardiamo innanzitutto la parte posteriore, perché ha alcune particolarità che non sono indifferenti. Allora, queste qui non sono delle maniglie per prenderla, ma queste qui sono perché se io vado ad appoggiarla al muro, comunque resta staccata, perché la friggitrice ad aria pesca l'aria, in questo caso da questa feritoia qua, quindi la pesca l'aria da qua, va dentro, c'è una ventola che fa girare il calore e poi esce da questi lati qua. Ma tanti lo mettono magari vicino al muro, quindi qua non ha uno sfogo. In questo caso qua abbiamo proprio degli appoggia che il muro arriva qui e quindi l'aria sale verso su. E anche questa è stra ben pensata. Adesso noi giriamo la friggitrice, perché questo è il frontale, vedete che comunque è a posto. Un super cassettone, eccolo qua, enorme, e adesso andiamo a misurarlo, il cassettone, però prima volevo farvi vedere che c'è da togliere questo qui, lo scotch, che magari non so se il prodotto nuovo ha più di qualcuno, però voi ricordatevi di toglierlo. Altra cosa da non dimenticarsi è questo cartone qua, che bisogna toglierlo, perché altrimenti quando accendete la friggitrice qui ci sono delle resistenze che possono prendere fuoco. Poi se voi guardate, perché ho preso questa friggitrice qua? Perché è l'unica con 2 resistenze separate nella parte bassa e poi ci sono altre 2 resistenze, non so se vedete, le resistenze sono divise qui in mezzo, perché io posso fare 2 cotture separate, 2 cotture diverse, allo stesso tempo posso cucinare tutti insieme.
Tutte e due le resistenze sono 2 kW/8, 2800 watt per l'esattezza. Quindi sappiate, e dopo li andremo a vedere, di usare una presa con dei cavi adatti. Eccoci qua. Allora adesso loro dicono, nel primo avvio, attenzione, dategli una bella pulita. O lo mettete in lavastoviglie, oppure lo pulite con uno straccio e una spugna, qualcosa, basta che non sia abrasiva perché qua comunque si rovina. Quindi adesso noi andiamo a pulirla e dopo vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Ok, adesso abbiamo pulito il nostro cestello, prima però misuriamo un attimo il cestello giusto per farvi capire le misure reali, che sono 37 cm e 8, un'altezza, però anche qui c'è un'altezza massima, quindi state attenti, io direi 10 cm di altezza, e una profondità di 22 cm. Beh, una bella misura. Invece la nostra friggitrice, con il cestello su, abbiamo un ingombro di larghezza massimo di 52 cm, un'altezza di 31 cm e mezzo e una profondità da rispettare di 40 cm, calcolando tutto quanto lo spazio anche dietro. Quindi le misure reali sono 40 cm. Per il resto mi sembra ok. Altre misure, magari sotto qua dei piedini dove appoggiano, che può essere interessante, sono 33 cm. Quindi potete avere un piano a 33 cm, poi anche se sporge non ci sono problemi, comunque qua abbiamo i piedini che appoggiano. Adesso andiamo quindi a inserire dentro il nostro cestello, questi qua, i piani, lo mettiamo dentro così, eccoci qua. Questi servono da rialzo, poi mettiamo il secondo, eccoci qua, e poi andiamo a mettere il nostro divisorio, che se facciamo una cottura unica non serve, ma in questo caso qua noi dobbiamo far fare una pulizia generale della nostra friggitrice, quindi adesso c'è un programma da fare apposta e quindi lo utilizzeremo. Adesso io metto dentro il cestello, chiudiamo la nostra friggitrice. Adesso andiamo a collegarla. Allora, anche qui per il collegamento sono particolari, ma che secondo me sono molto interessanti. Se avete una presa asciugo così, senza usare l'adattatore, secondo me è la miglior cosa, perché, torno a ripetere, consuma 2800 watt, che sarebbero 2 kW/8. Allora, giusto un attimo veloci. Le prese queste qua più piccoline sono da 10 A. Che cosa sono 10 A? Se io calcolo 10 A per 220 volt, mi calcolo la potenza massima di assorbimento, quindi sono 2200 watt o 2 kW/2. La nostra consuma 2008, quindi se avete una presa piccolina da 10 A, non collegatela, perché i fili dentro sono più fini e può essere che si fonda la presa. In questo caso qua noi abbiamo 16 A, quindi 16 per 220 volt fanno 3500 e fischia. Quindi se siamo a 3500 watt possiamo andare tranquilli. Usare gli adattatori. Questo adattatore qua ad esempio assorbe al massimo 1500 watt. Quindi se io vado a mettere l'adattatore e metto questo a 2008 può essere che questo si fonde e può anche prendere fuoco. Cosa che io consiglio, se avete una presa così o la mettete, ma controllate sempre che i cavi siano di sezione da 2,5 e poi la collegate. Eccoci qua. La nostra friggitrice funziona. Adesso, prima di attivarla per fare la pulizia, che bisogna farla andare per 10 minuti, vi faccio vedere anche un attimo come collegarla alla nostra app. C'è l'app che si chiama V-Sync, che potete scaricarla giù dal Play Store, adesso vi faccio vedere, vi metto in parte qui il mio smartphone. Scaricate l'app, poi vi registrate, se non siete già registrati su questa applicazione, dovete mettere la vostra email, la vostra password, vi registrate e poi date OK. Adesso andiamo nella nostra applicazione. Andiamo nella nostra app e vedete c'è scritto aggiungi dispositivo, quindi do l'ok, vado su Cosori, ok, friggitrice ad aria, ok, scelgo la mia friggitrice ad aria, che in questo caso è Dual Twin Free, preparazione, vedete collegata al dispositivo, prossimo, teniamo acceso per 5 secondi, teniamo acceso così per 5 secondi, almeno qui c'è scritto così. Vedete che il wifi lampeggia, è apparsa la nostra
Adesso lui si sta connettendo. Ok. Resetta il mio dispositivo, facciamo così, perché era già stato selezionato. Vado a mettere il mio wifi, la password. Adesso speriamo di prendere la password giusta. Perché... Ok, vediamo se si connette. Ok, vedete che l'app si sta connettendo, ok, mi ha dato il wifi che è perfetto, facciamo terminato ed eccoci qua, cominciamo a cucinare. Quindi adesso ci salutano, siediti e rilassati, libreria di ricette esclusive, cucina a mani libere, finito. Ok, e questa è la nostra friggitrice. Adesso, qui le istruzioni per l'uso, che non vengono quasi mai lette, mi dicono che la prima volta, solo la prima volta appunto per bruciare se ci sono dei... Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una prova di funzionamento, quindi accertarsi che i cestelli della friggitrice siano vuoti e inserire la spina nella friggitrice, e quello l'abbiamo fatto. Qua è tutto vuoto, quindi perché dicono questo? Perché se c'è della carta, con la forza dell'aria può essere che si mettano sulle resistenze e là siamo un po' che prende fuoco. Quindi toccare il Grand Zone. Quindi tocchiamo la nostra Grand Zone, questo, ok. Devo abbassare il tempo, quindi metterlo a 10 minuti. Ok, una volta fatto questo, schiacciamo play. Lei adesso parte. Rimuovere il cestello, lasciare raffreddare completamente il cestello per 10-30 minuti. Quindi adesso gli facciamo fare questo ciclo qua, poi farà fra 10 minuti, quando ha finito, togliamo il cestello e lo lasciamo raffreddare per una mezz'oretta. Volevo un attimo anche vedere, vediamo se riusciamo con l'orologio, volevo misurare il rumore, perché non riesco a farvi capire quanto rumore fa, ma eccoci qua. Siamo intorno a 58 decibel. Se io parlo vado a 68, vedete, 72, ma lei non è rumorosissima, non è neanche silenziosa, però dobbiamo far conto di cosa abbiamo qua per le mani. Insomma, è una friggitrice grossa e anche è un forno praticamente. Il vantaggio della friggitrice ad aria qual è? Che un forno, tempo che il forno si riscalda, che ci vuole un quarto d'ora o 20 minuti, qui fai già ora a cucinare. Questo è il vantaggio più grande della friggitrice ad aria. Per me la friggitrice ad aria non è una vera friggitrice, non frigge come le patate fritte sull'olio, ma comunque è un forno ventilato super veloce. Questo è il succo del discorso, secondo me. E volevo farvi vedere, guardate, anche sull'app c'è zona grande, tempo 9 minuti in fase di cottura, arresto cottura, cottura zona doppia, cottura zona grande, tabella di cottura. Allora l'app non è una cosa wow, l'app che è anche un vantaggio, perché voi potete, magari andate via alla sera, volete venire a casa e trovare il mangiare pronto, preparo già qua dentro, parto dal lavoro, magari quei 10 minuti, quarto d'ora, quello che mi serve, e da remoto posso dirgli accenditi, in modo che arrivo a casa e trovo già tutto caldo e pronto. Bene, aspettiamo i 10 minuti. Eccoci qua, abbiamo finito il nostro ciclo, vedete che c'è scritto cool, quindi ha finito. Ho acceso nel frattempo la ventola di aspirazione, in modo da togliere tutti gli odori che ci sono, che comunque un po' sapeva. Sentite che adesso la ventola è ancora accesa, quindi adesso vado ad aprire il cassetto, lei si spegne, ok? E qua adesso lo lasciamo raffreddare per un pochettino, perché è bollente. Nel frattempo volevo farvi vedere anche che abbiamo acquistato questi fogli che sono giusti a misura, in caso vi lascio il link in descrizione, per cucinare i nostri cibi e quindi non sporcare tanto la friggitrice, che sono fatti apposta proprio per andare dentro qua e per essere utilizzati. C'è un doppio formato, in più viene dato anche un omaggio che è il nostro pennellino per spennellare l'olio, quindi per fare il fritto. In più ci siamo anche attrezzati di questo qua, che è lo spruzzino per buttare l'olio per friggere con la friggitrice ad aria. Eccoci qua. Bene signori, io adesso cosa vi dico? Che iniziamo ad utilizzarla, farò un video solo di ricette e quindi questo era un video per la prima accensione,
prima di acquistarla, perché acquistarla e attenzione alle misure che non sono indifferenti e quindi dovete avere uno spazio in cucina dedicato e poi basta. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Vi lascio il link in descrizione sia della friggitrice, se volete vedere magari se trovate qualcosa di usato, ma vedete che è perfetta praticamente, e anche dei vari accessori che abbiamo acquistato. Signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!